guarda. Scusate, state andando alla manifestazione? Sì. Sì. Che manifestazione è oggi? Che? Ripeta, per favore. Perché oggi? Che lingua? English? Inglese, sì. English. Yes. What? You are going to Piazza del Popolo now? Yes. Why? For the demonstration. For the demonstration Yeah. about what? About the women and Berlusconi. The women and Berlusconi. Yeah. You Americans? You English? Yes. Americans? Yes. Well, Americans. Yes. And you're living in Rome. Yes. We're students Yeah. here. Yes. Yeah, and so you feel like protesting against Berlusconi. Yes. Yeah, but that I doesn't. feel like supporting. Huh? Supporting. Supporting, yeah. Is it long time you're staying in Italy? Until May. Until May. But what's the impression about Berlusconi for an American woman living? We don't understand how he is in power. We don't. You don't understand. We're confused why he's ruling the country. Because there is a different mentality in Anglo-Saxon culture. I mean, Clinton was sacked for Yes. very little facing to that. It's astonishing. Yeah. So I hope you'll enjoy your protest. And, Thank you so much. see you. Ciao. Put you on YouTube, okay? Okay. Bye. Ciao. Est-ce que vous êtes touriste ou vous protestez aussi? Ah non, ça va. Non, ça va, vous ne protestez pas? Non. Ça va bien Berlusconi. Non, vous ne savez pas qui se passe ici? C'est une manifestation contre Berlusconi, c'est ça? Oui, mais pourquoi contre Berlusconi? Non, ne savez pas. Toutes les magouilles, tout ça. Bon. Les jeunes filles, vous savez... Tout le monde a entendu parler de ça. Ah, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les bunga bunga, vous savez qu'est-ce que c'est? Oui. On a entendu parler de ces soirées organisées. Tout le monde le sait. Ok, merci. Ancora una volta gli automezzi ostacolano il passaggio della manifestazione, si direbbe quasi che sia un'impostazione strategica del comune che non è favorevole. Spero di gente ce n'è. Dice di sì, Io dico di sì, che ce n'è. E cosa succede oggi secondo lei? Guardi, io non lo so, ma credo che poi più tardi parlerà qualcuno, ci sarà... No, si intende come questione politica. Dice, intendo questo? Prego? Lei intendeva questo? Sì, no, dicevo, se a uno che non sa niente, come spiegherebbe la manifestazione di oggi? Non perdere i diritti acquistati in tanti anni dalle donne che hanno combattuto per avere dignità, autonomia però nel senso di dignità di essere donna, di avere l'energia di potersi... In cosa il nostro primo ministro ha leso la dignità delle donne? Rendendole palesemente utilizzate, evidentemente utilizzate sia fisicamente che economicamente.
perché è proprio un modello di, come posso dire, è un modello quello che ci si presenta di queste donne che avranno dei bisogni, delle necessità, che come in tutti i popoli, in tutti i paesi in cui c'è tanta miseria c'è questo, però diventa modello di cui... Senta, i difensori di ufficio del Premier, e ce ne sono tanti, dicono che questa protesta è moralista. Cosa risponderebbe a questo? Guardi, io non sono moralista, io sono una persona veramente molto libera, io accetto l'omosessualità, accetto la transessualità. Credo però che questo non abbia niente a che vedere con questo tipo di uso della donna e mercificazione della donna. È tutta un'altra, questo è veramente eticamente inaccettabile. È una cosa completamente diversa. Qui c'è un reato anche, è un reato grosso, perché dietro a quello che è accaduto a Milano, ad Arcore, ci sta droga, ci sta prostituzione minorile, cioè... Io stesso ho pensato mafia, però non si può dire perché chi lo sa. Secondo me è un collegamento molto forte, cioè, perché poi come dire, i gusti, è una parte... Sembra che i gusti sono quelli, da mafiosi. Sì. Io credo di sì. E poi ci sta veramente l'uso del minore. È l'uso del minore, per quanto si voglia dire un ragazzo, una ragazza sono sempre io dico fino ai 21 anni, ma diciamo fino ai 18, come fanno cioè per questo ci sono i padri e le madri che hanno una funzione, no? Che serve. Io sono un insegnante però, ecco, lo devo dire, quindi ma credo che qui non tutti faranno gli insegnanti, però l'idea è quella che vorremmo una generazione, una bella generazione, noi crediamo. Le sue alunne come si vivono rispetto alla sessualità? Immagino che siano ragazze adolescenti, no? Sì, io insegno in un liceo. In un liceo? Liceo Albertelli. Sì, di Roma. E come sua impressione chiaramente è difficile da capire, certo. Ma cosa produce nella sessualità delle giovani italiane? Allora, io non posso dire adesso cosa possano pensare le mie studentesse, non ne abbiamo parlato di questo, però io credo che comunque rappresenta un modello che si può difficilmente combattere se non si hanno strumenti molto affinati, nel senso che la televisione li propone costantemente. È il modus vivendi in cui sembriamo immersi e quindi le famiglie stesse, i padri e le madri hanno delle grosse difficoltà a parlare contrastando questo modello imperante. E diciamo che noi siamo qui oggi anche per dire questo, che noi non accettiamo un modello imperante così forte, esclusivo e pericoloso, perché poi in verità dietro a tutto questo forse qualche donna arriva ad essere importante, ad avere 5 milioni di euro come Ruby, a cui sembra siano stati pagati, ma tutte le altre donne finiscono male, molto male. È questo il problema. Grazie. Siamo Alda Bassan. Arrivederci. Cercavo Antonio, cercavo Antonio. C'ha con te? Come mai ha scelto questa scritta? Ma è un modo scherzoso per dire che non invitiamo nulla né a lui né alle donne che va e si prostrano ai suoi piedi. È un modo scherzoso e anche ironico per prenderlo in giro.
un'ironia amara però. Se lo merita di essere preso un po' in giro, se lo merita sì, un po' di anche essere... perché la satira secondo me rimane sempre la peggio punizione rispetto alle altre forme di contrasto o di ira o di collera. Quelli che lo Pasquino ce lo difendono, insegna. quelli che lo difendono dicono che c'è del moralismo nell'accusarlo. Sì, è vero. Il suo moralismo, Noi la non sua nuova siamo morale, la sua nuova etica. Noi non siamo Bisogna moralisti. mettersi d'accordo sul significato dei termini, bisogna vedere cosa significa per lui morale, accordiamo, mettiamoci d'accordo cosa significa per lui morale, cosa significa per lui etica e poi vediamo gli italiani che cosa intendono per etica. La nostra non è falsa morale. Lui nella sua alcova può fare quello che vuole, si dimettesse però da rappresentarci. Non vogliamo essere rappresentati da una persona così. I suoi assistiti a governare perché noi non siamo cittadini che vogliamo essere governati da certe ragazze, insomma non meritevoli in quel senso. Se essere moralisti significa difendere la decenza, siamo moralisti. Che impressione fa di stare nel paese Berlusconi? Vieni, chiedete un po' alle giovani, hanno 16 anni, l'età giusta. Che impressione fa avere 16 anni nell'Italia Berlusconi? Vabbè che non è proprio un bel, cioè non è proprio non è proprio quello che vorremmo noi, cioè nel senso una dell'età nostra che fa un settantenne, cioè non è proprio decisamente no. Cosa per essere famosi o per avere un posto di lavoro non è assolutamente cioè non è un esempio che dovrebbero dare ai giovani perché c'è stata una figura della donna che è solamente bella, cioè di essere bella per poter avere un posto di lavoro, mentre tanti che comunque hanno studiato e che cioè veramente sono meritevoli e non hanno quel posto poi. Scusa, perché dice Alemanno Sengenio? Perché mi sembra quasi allucinante che non si faccia un blocco per questa parte sapendo che c'è una manifestazione in corso. Avrebbero dovuto fargli fare un'altra strada. Ma c'è pure un autobus a 2 piani parcheggiato sulla discesa di Piazza del Popolo. Beh, la mobilità è stata programmata a puntino per questa occasione, sapendo che forse ci sarebbe stata parecchia gente. Oltretutto dare solo Piazza del Popolo invece che altre piazze più contenitive magari. La dignità delle donne come ne esce oggi? Beh, rafforzata, spero, quantomeno evidenziata. Siete moraliste? No. Ok, grazie. Signora, lei sta dicendo agli automobilisti di andare di là, ma Dica. la paga il sindaco? No, non mi paga il sindaco, so io che pago il sindaco e non risolve mai un problema quando ci sono le manifestazioni. Qualsiasi tipo di manifestazione crea più problemi, ho notato, cerca di creare più problemi in maniera che noi ci arrabbiamo, perché ci sono le manifestazioni e la gente protesta e quindi crei più problemi e quindi noi ci arrabbiamo e quindi noi non vogliamo fare manifestazioni e diciamo che chi manifesta è un disgraziato, per non dire parolacce. Comunque, grazie. A lei. Io sono impressionato dalla partecipazione. Se in tutta l'Italia sta succedendo quello che sta succedendo in Piazza del Popolo a Roma, è cambiato qualcosa e credo che ci saranno delle conseguenze molto importanti. Beh, bella affollata, da tempo non se ne vedeva una così. Io non ho mai visto Piazza del Popolo così piena. Vabbè, speriamo che una volta buona se ne può più. Avete fatto belle foto? Speriamo. Speriamo, che ci fate poi? Speriamo di documentare al meglio questa. E poi che ci fate con la documentazione? Vediamo. Vedete? Ma la dignità della donna oggi ne esce meglio? Spero proprio di sì. Speriamo. Tante. Speriamo. Ma siete un po' moraliste? Siete moraliste? No, assolutamente. Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'è bisogno. Venuta bene? Sì. Sì. Ma
Alla sua domanda, lei che risposta dà? Ma che cazzo è? Un'altra domanda, ma chi è? Ma chi è? Ciao Graziano, ma oggi sei qui a difendere la tua dignità di donna? Anche. Cos'è la giornata di oggi? Beh, spero che sia un momento nuovo, visto che non c'è verso di liberarsi di Silvio Berlusconi. Spero che da qui invece cominci una nuova aria, diciamo. Mi affido alle donne, almeno loro, spero in loro. Certo si aspettano a noi uomini, stanno presi. Esatto, non abbiamo dato una bella prova. Ciao. Come dici? Se ci fosse una ripulita nel mondo della politica avrebbe senso rappresentarsi, ma con lo schifo che ci sta. Lo so, però la politica la fanno i cittadini, se non la fanno i cittadini chi la fa? Non è vero, la politica la fanno i politici, i cittadini delegano, è diverso. Ma i cittadini perché non si organizzano allora, scusa? Sì, infatti sono assufati, c'è una assuefazione generale, sì. Cominciano ad organizzarsi. Comincia a organizzarsi? Sì, avrebbero dovuto farlo prima, ma i cittadini direttamente purtroppo non sanno che dovrebbero fare anche politica. Interessarsi dei loro problemi direttamente, verificare quello che fanno i politici, quello. Ciao. Come finisce la scritta? Consigliera, deputata, sarei presto convocata. Ed è riferito a? Nicole Minetti? In generale? In generale, sì. In generale. Vabbè, ma oggi è risolutiva, dai, non dobbiamo più fare molte manifestazioni, si spera. Com'è? Non saranno necessarie tante altre manifestazioni. Penso che non basteranno comunque altre 100 manifestazioni. Cioè tu dici che Berlusconi continua? Ma se non è lui, sarà in generale... qualcuno che gli assomiglia. Sì. Va bene. A livello proprio culturale, di abitudini, non è che ci vuole molto più tempo secondo me perché passi la mentalità. Cioè tu dici sì, anche rispetto alla questione della donna? Sì. Non è un caso singolo. Datevi da fare con la politica, è l'unica, no?